Ciao a tutti ragazzi, qui è Narkviz che vi parla, benvenuti in questo nuovo video tutorial, ben ritrovati sul mio canale dopo una alquanto lunga, lo ammetto, pausa natalizia. L'argomento del giorno riguarderà la facciata continua in Revit, nello specifico, come potete capire dall'immagine che è appena apparsa sullo schermo, andremo a vedere come è possibile modellare una facciata continua con forma d'arco nella maniera corretta. Come vedete infatti Revit, la famiglia di sistema facciata continua in Revit, nel momento in cui viene modellata con una forma d'arco non presenta, per così dire, una rappresentazione, una modellazione appropriata del pannello che resta segmentato e quindi avete questo effetto di facciata continua d'arco ma sostanzialmente costituita da elementi segmentati, cioè non da un arco vero e proprio. Prima di iniziare però vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale, fatelo subito, e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Dunque ragazzi, nel momento in cui vado a realizzare una facciata continua andrò a farlo con lo strumento muro nella scheda architettura, vado a scegliere generica divisione verticale, può andare benissimo, poi vado a impostare come modalità di schizzo arco inizio fine a raggio e vado a schizzare fondamentalmente la facciata continua con forma ad arco. Vediamo cosa succede. Nel momento in cui mi reco in una vista di 3D ed è evidentissimo che la mia facciata continua, come vi ho mostrato nella figura dell'immagine a inizio tutorial, è stata sì realizzata, ma vedete, presenta questa segmentazione che mi disturba e non poco. Rapidissimo off topic, nel caso in cui non doveste avere i montanti, nel momento in cui realizzate la facciata continua, potete selezionare la facciata continua, andare in modifica del tipo e aggiungere i montanti sia verticali che orizzontali qui nel menu a tendina, scegliendo montante rettangolare. Applicare la modifica. Quello che adesso andrò a fare sarà realizzare un muro architettonico. Muro generico va benissimo, andrò a realizzarlo, a modellarlo in questo modo qui. Poi vado a selezionare il mio muro, vado a dire a Revit di modificarne il tipo, vado a duplicarlo e vado a rinominarlo con pannello vetrato 20 mm. Seleziono ok e vado a modificarne la struttura, portando lo spessore a 2 cm e il materiale, dobbiamo inserire un punto, se no non ci fa continuare, e come materiale andrò a selezionare vetro. Vediamo cosa abbiamo. Vetro va benissimo, confermo l'operazione e confermo ancora una volta. Quindi ragazzi, il prossimo passo sarà sostituire i pannelli della mia facciata continua con il pannello vetrato, che in realtà è un muro di base che ho realizzato qui di fianco. Ho portato un attimo la facciata continua, vedete, l'ho resa un po' più alta in modo da avere una distribuzione, un numero di, come dire, di suddivisioni orizzontali maggiore. Quello che andrò a fare sarà selezionarla e qui sotto modifica del tipo andare a sostituire la voce pannello di facciata continua il pannello di sistema con il pannello muro di base 20 mm che ho realizzato nell'area del modello. A questo punto vedete i pannelli seguiranno in maniera corretta lo sviluppo della facciata continua seguendo l'arco. Quello che dovremo correggere sarà semplicemente la realizzazione dei montanti orizzontali che dovranno seguire anche loro lo sviluppo dell'arco di base. Quindi quello che vado a fare è selezionare il mio pannello vetrato muro di base, recarmi in modifica del tipo e andare sotto la voce struttura a modificare la struttura del pannello. Vado a cliccare qui su anteprima e a selezionare visualizza sezione, quindi dovreste avere questa schermata qui, una anteprima in sezione. Vado a digitare, vado a cliccare su estrusione e all'interno di questa scheda estrusioni muro vado ad aggiungere un'estrusione lasciando qui sotto la voce profilo default. Vado a confermare l'operazione, vedete verrà aggiunto un profilo di estrusione alla base del mio pannello vetrato che in realtà, non dimentichiamolo, è un muro di base. Quindi confermo l'operazione, confermo nuovamente, vedete a questo punto
Il pannello vetrato avrà anche un profilo di estrusione alla base che verrà realizzato d'altra parte anche all'interno della facciata continua, perché i pannelli della facciata continua, come avete visto poco fa, sono stati sostituiti col pannello vetrato muro di base. Ovviamente non è il risultato che vogliamo raggiungere, quindi andrò ad apportare delle modifiche al profilo di estrusione. Per farlo devo recarmi qui nella scheda browser di progetto, scorrere fino alla voce profili e all'interno del menu a tendina dei profili vado a scegliere corso di mattoni con scanalature. Questo non è altro che un profilo che noi utilizzeremo per realizzare un nuovo profilo di estrusione che abbia delle misure consone all'obiettivo che vogliamo raggiungere. Se non doveste avere questo profilo corso di mattoni con scanalature all'interno del browser di progetto, non dovete fare altro che recarvi nella scheda inserisci, gruppo carica da libreria, carica famiglia di Autodesk. All'interno di questa scheda andrò a selezionare profili e all'interno della categoria profili avrete qui corso di mattoni con scanalature. Non dovrete fare altro che selezionarlo e caricarlo. Io non lo caricherò perché all'interno del progetto è già presente, quindi chiudo questa scheda. Quindi ragazzi, mi reco nella browser di progetto, vado a selezionare corso di mattoni con scanalature, tasto destro del mouse, modifica struttura. Mi si aprirà la famiglia personalizzabile del profilo corso di mattoni con scanalatura. Quello che dovrò fare, se volete visualizzare ragazzi le quote all'interno della famiglia, non dovrete fare altro che cliccare su VV da tastiera e recarvi sotto la voce categoria di annotazioni per accendere i livelli, piani di riferimento e quote e confermare l'operazione. A questo punto andrò a cliccare su tipi di famiglia in modo da cambiare le misure di alcuni parametri. Nello specifico voglio che il parametro profondità di mattoni, che fondamentalmente rappresenta la lunghezza del profilo, sia impostato su 150 perché voglio un profilo all'interno della mia facciata continua di circa 15 cm e che l'altezza di mattoni, quindi questo parametro qui, sia un terzo della lunghezza. Quindi vado a digitare 50 mm e il parametro rientro nel muro, che sarebbe questa distanza qui, vado ad impostarlo su 75, quindi circa la metà della lunghezza, in modo che il pannello vetrato sia collocato poi proprio al centro del mio profilo. Applico l'operazione, vedete il profilo viene riadattato e confermo l'operazione. A questo punto ragazzi, prima di caricare il profilo all'interno del progetto, dovrò cambiare il parametro utilizzo profilo, perché non si tratta di una scanalatura bensì di una estrusione all'interno della struttura del muro. Quindi vado a selezionare estrusione muro e un'altra cosa che ho dimenticato da fare ragazzi sarà creare un nuovo tipo per questo profilo qui, che si chiamerà profilo pannello vetrato Narquitz. Confermo l'operazione e confermo nuovamente. A questo punto ragazzi posso caricare la famiglia all'interno del progetto sovrascrivendola. Mi chiede di salvare il progetto, non lo farò. Se apro adesso il menu a tendina della famiglia corso di mattoni con scanalature, avrò anche il mio nuovo tipo profilo pannello vetrato Narquitz, che a questo punto dovrò però caricare all'interno del mio pannello vetrato. Quindi seleziono il pannello vetrato, mi reco in modifica del tipo, struttura, modifica, mi accerto di lavorare in vista di sezione e alla voce estrusione andrò qui sotto la voce profilo a caricare il mio corso di mattoni con scanalature profilo pannello vetrato Narquitz. Quindi applico la modifica, confermo e confermo nuovamente e vedete il profilo sarà stato aggiornato correttamente all'interno del pannello vetrato e verrà riprodotto anche all'interno della facciata continua. Quello che però voglio correggere, ragazzi, vedete, adesso avrò all'interno della facciata continua sia i montanti orizzontali, quelli corretti che seguono l'andamento dell'arco della struttura, più quelli spezzettati che sono stati generati all'inizio della realizzazione della facciata continua. Di questi ultimi voglio liberarmi, quindi vado a selezionare la mia facciata continua, vado a digitare modifica del tipo e sotto la voce montanti orizzontali vado qui a selezionare nessuno, in modo
da cancellarli. Revit mi chiederà mi avviserà che verranno eliminati dei montanti ed è proprio quello che voglio, quindi vado a cliccare su elimina montanti, a confermare l'operazione. Vedete, a questo punto avrò all'interno della facciata continua soltanto i montanti orizzontali, quelli corretti, che ho realizzato all'interno del pannello vetrato muro di base, qui in basso. Quello che però voglio correggere, ragazzi, è questo leggerissimo offset che ho qui in corrispondenza dell'intersezione col montante verticale. Si tratta orientativamente, andiamo a vedere, verificare la base, si tratta di circa 1 centimetro, quindi quello che andrò a fare sarà selezionare il mio pannello vetrato, recarmi in modifica del tipo e sotto la voce struttura andrò a cliccare su modifica, accertandomi di essere in una vista di sezione andrò a cliccare su estrusione e andrò ad aggiungere un offset del mio profilo del valore proprio di 1 centimetro. Adesso bisogna capire soltanto in che direzione Revit effettuerà l'offset, quindi andrò a provare con un valore negativo prima, quindi meno 0.01, se non erro era 0.0102 per essere precisi, quindi vado ad applicare l'operazione, confermo e confermo nuovamente. A questo punto vedete il profilo è stato offsettato, per così dire, in maniera corretta e non ho più questa leggera come dire, distanza tra il montante verticale e il montante orizzontale. Quello che mi manca fare, ragazzi, adesso sarà realizzare la serie di montanti orizzontali per quanto riguarda i pannelli superiori. Come andrò a fare? Benissimo, molto semplice. Andrò a selezionare i pannelli superiori, così con la selezione da destra verso sinistra. Vedete, in modo che il rettangolo di selezione sia tratteggiato e interseghi solo i pannelli superiori. Poi mi reco qui in alto sul comando filtra e vado a deselezionare tutti gli elementi e a selezionare soltanto i pannelli di facciata continua. Andrò a questo punto a modificarne il tipo, esatto, non posso duplicarlo perché devo prima sbloccare i pannelli, quindi vado a modificare il tipo, duplico il tipo di pannello vetrato semplicemente aggiungendo alla fine un underscore superiore per riferirmi ai pannelli superiori della facciata continua. Quindi confermo l'operazione. A questo punto vado sotto la voce struttura modifica, vado a digitare su estrusione e vado a semplicemente duplicare questo profilo e ad aggiungere questa volta sotto la voce da l'impostazione parte superiore, in modo che questo profilo qui alla base venga riprodotto anche sulla parte superiore del pannello. Quindi vado ad applicare ok, ok ed ok e vedete a questo punto anche sulla parte superiore soltanto dei pannelli superiori verrà realizzato un montante orizzontale. Perché soltanto nella parte superiore? Perché ho duplicato il tipo di pannello vetrato, quindi soltanto per questi pannelli qui in alto. Ultimissima cosa che mi occorre correggere è proprio questo distacco tra i montanti orizzontali. Io voglio che sia continuo, così come negli altri punti della facciata continua. Quindi vado a selezionare il pannello vetrato, modifica del tipo, vado a selezionare però il tipo superiore, perché è lì che è presente il problema. Vado a cliccare su modifica, estrusione, e il profilo, per quanto riguarda il profilo della parte superiore, vedete qui è parte superiore, vado ad aggiungere una distanza che non è altro che anche qui un offset proprio del valore dell'altezza del profilo. Quindi anche in questo caso dovrete un attimo provare, vedere con quale valore, cioè se con un valore positivo o negativo, con quale dei due funziona. Io vado a provare di nuovo con un valore negativo, quindi meno 0.15 dovrebbe essere, l'altezza dovrebbe essere, era 50 mm, quindi meno 0.05. Vado ad applicare la modifica, la confermo un paio di volte e vedete a questo punto avrò anche in questo caso
una modifica corretta della facciata continua. L'ultima cosa che devo fare è semplicemente fare in modo che sia i montanti verticali che quelli orizzontali abbiano lo stesso materiale. Vedete, quello monte verticale è più chiaro rispetto a quello orizzontale, quindi andrò a selezionare, aiutandomi sempre con la combinazione di tasti Tab da tastiera, in uno dei montanti verticali, clicco su modifica del tipo e vado sotto la voce materiale a copiare con CTRL C il materiale acciaio. Quindi chiudo questa finestra, vado a selezionare il mio pannello di vetrato di facciata continua, mi reco alla voce modifica del tipo, sotto la voce struttura, andrò a recarmi anche in questo caso in visualizza sezione, cliccare su estrusione e a cliccare sotto la colonna materiale ad incollare con CTRL V il materiale che ho copiato dal montante verticale. Quindi confermo l'operazione ancora una volta e vedete i materiali sono stati aggiunti correttamente. Benissimo ragazzi, anche con questo video tutorial è tutto, spero che vi sia piaciuto, che abbiate imparato qualcosa di nuovo, spero che l'abbiate trovato interessante. Questo è soltanto uno dei tanti approcci per ovviare al problema della realizzazione di facciate continue con base ad arco, per così dire, con sviluppo ad arco. Se avete delle domande non esitate a scrivermi nei commenti e niente, noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!